lui è OnePlus Pad 3, il nuovo tablet della fascia top di OnePlus, con tanta potenza, grande qualità costruttiva, ma con una scelta sul display che ti farà dire perché. Dopo 3 settimane di utilizzo di questo bestione, oggi parleremo di come mi sono trovato e come mi ha fatto innamorare giorno dopo giorno, grazie naturalmente al suo Snapdragon 8 Elite, la sua enorme batteria dentro uno spessore direi ridicolo. Partiamo dalla scocca, precisamente da una monoscocca che copre questo OnePlus Pad 3. È formato da un alluminio satinato che dà sensazioni premium al tablet, comunque super robusto. Il materiale di questo tablet garantisce un peso davvero contenuto di 675 grammi con uno spessore ridicolo di soli 5,97 mm. Viste le dimensioni di questo tablet, arrivare a uno spessore e un peso di questo livello è qualcosa di incredibile. Senza cover abbiamo in mano un dispositivo che è più fine di una matita. I bordi sono miscelati perfettamente con tutti i tasti, le uscite degli altoparlanti e USB-C, e guardando questi particolari ci accorgiamo ancora di più di quanto lo spessore è quasi al minimo. Sempre nella back cover troviamo il modulo fotocamera da 13 megapixel che si sposta rispetto al modello dell'anno scorso. Lo stile verrà ripreso sul modello Lite che vedremo più avanti sul canale, quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdervelo. Girando il tablet troviamo il display LCD di grande qualità, anche se su un dispositivo come questo mi sarei aspettato di trovare un bel pannello AMOLED. Il refresh rate arriva fino ai 144 Hz adattivi, belli fluidi, che ti danno un'esperienza di uso nello scorrimento delle finestre di alto livello. La risoluzione di questo display è da 3392 x 2400 con profondità colore a 12 bit che si tramutano in colori splendidi, accattivanti e neri profondi, che sarebbero stati ancora più profondi sempre se fosse stato un bell'AMOLED. Diciamo che con un pannello di questa grandezza e di questa qualità potremo tranquillamente lavorare e magari per esempio editare fotografie e video apportando color correction. Naturalmente tutto questo si può fare grazie al suo gran bel processore top di gamma, parliamo dello Snapdragon 8 Elite, che ti permette davvero qualsiasi genere di lavoro senza perdita di potenza. Anche se volessimo usarlo nel lato gaming, lui farà un gran bel lavoro, e ho notato che anche sotto sforzo lui praticamente non si scalda mai. Un'altra mancanza che ho trovato su un tablet di questa portata, secondo me, ma è sempre un parere personale e un gusto personale, è il trattamento antiriflesso. Su tablet di questa portata, secondo me, essendo destinati a lavori di ufficio o anche solo per studenti che vogliono una qualità altissima, avere un trattamento antiriflesso sarebbe stato il top, perché come vedete nel momento in cui ci troviamo dove c'è una lampada purtroppo avremo dei fastidi sul display. Avere un trattamento antiriflesso su un dispositivo come questo sarebbe stato davvero una scelta ottimale. Come memoria monta una RAM LPDDR5X da 12 GB e una memoria ROM da 256 o 512 GB UFS 4.0, quindi diciamo che queste memorie ci garantiranno un'ottima velocità di calcolo anche nelle situazioni di calcolo più pesanti. Come utilizzo per la maggior parte del tempo ho praticato script video e qualche volta ho fatto anche qualche edit fotografico attraverso Canva. Ha lavorato sempre molto bene, molto veloce. Quello che mi piace di più, sicuramente avendo un display grande come questo qua, è il multitasking, perché ti permette di aprire diverse finestre e utilizzarle contemporaneamente, maggiormente per la grande potenza, ma anche perché ti dà una visione sempre perfetta di ogni finestra. Quello che mi ha stupito davvero tanto rimane comunque di questo tablet il lavoro ingegneristico che ha fatto OnePlus, perché è davvero fine, seppure il tablet è davvero grande, e è riuscito a mantenere comunque una potenza straordinaria e tutti
gli 8 altoparlanti che lo circondano ti garantiscono anche un'ottima qualità audio se vogliamo guardare film o video, e in più questo spessore racchiude una batteria record che andremo a vedere a breve, perché prima vorrei parlarvi della tastiera che possiamo andare a acquistare per utilizzare questo tablet trasformandolo in una sorta di mini portatile. La tastiera in questione è questa qua, quando si va a chiudere diventa davvero un mini portatile, e la costruzione anche di questa tastiera è davvero formidabile, perché questa parte qua si può andare a piegare come vogliamo per appoggiarlo sulle superfici e avere molta stabilità, perché non è la classica calamita che fa questo movimento, ma c'è proprio una staffa inserita nel mezzo. La tastiera si alimenta attraverso dei pin, quindi non dovrete mai caricarla, e il feeling dei tasti è davvero soddisfacente. In più questa tastiera dispone anche di un mouse. L'unica pecca che ho trovato, essendo che questa tastiera comunque ha un costo abbastanza secondo me elevato, non è che costa proprio poco, perché parliamo di 169 euro, non dispone di una retroilluminazione. È davvero un peccato, perché quando sono andato ad utilizzarlo di sera con luce spenta della mia camera non riuscivo a scrivere, perché non vedendo i tasti, non avendo un'illuminazione, diventava quasi inutilizzabile, e quello è davvero un peccato. Però in sé la tastiera che ti danno, se la si va naturalmente a acquistare separatamente, è davvero tantissima roba, io la consiglio. Poi in questo periodo sul loro sito ho visto che è in sconto alla metà del prezzo, quindi se potete spendere quei 70-80 euro in più, un pensierino ce lo farei. E forse un punto debole che può avere questa scocca e anche quella della tastiera è che si va a sporcare abbastanza velocemente quando lo si va a toccare. Quella della tastiera maggiormente, perché ha un materiale diverso naturalmente da questo qua, e quel sorta di tessuto gomma davvero appena la si tocca si va a riempire di ditate. Tornando a un argomento che abbiamo accennato prima, dove parlavamo dello spessore, qui dentro c'è una batteria record. Parliamo di una batteria da 12.140 mAh. 12.140 ci garantisce davvero un'autonomia incredibile. Prima di averlo fra le mani avevo guardato qualche recensione tempo fa di certi creator americani. Diciamo che una frase che mi è saltata all'occhio è stata che lui non si va praticamente mai a scaricare quando sta in stand by, quando non lo si va a utilizzare. Quindi appena mi è arrivato, cosa ho fatto con lui? L'ho preso, l'ho caricato al 100% e l'ho lasciato lì per 4-5 giorni per vedere quanto andava a calare la batteria. Nei video che ho visto doveva andare a calare se no dell'1% al giorno. Diciamo che non è stato proprio così, però ammetto che la gestione dell'energia senza utilizzarlo è davvero buona. Non cala solo dell'1%, ma perde solamente il 3% mentre lo si utilizza al giorno. Quindi diciamo che se lo si lascia lì anche una settimana potremmo arrivare tranquillamente a riutilizzarlo dopo una settimana ancora comunque con quel 60-70% di autonomia, che è davvero un'ottima cosa. Parlando di autonomia generale durante l'utilizzo, se lo si va a utilizzare in maniera tranquilla come scrivere o leggere, lui lo potremo utilizzare non dico per una settimana intera, ma quasi. Se invece lo andiamo a stressare parecchio, potremo comunque tranquillamente utilizzarlo almeno per 2 giorni. Quindi sì, è un bel campione di autonomia lui. Parlando di ricarica, lui raggiunge un picco massimo di ricarica rapida da 80 watt. Prezzo di questo bestione in questo momento lo possiamo trovare a 599 euro, sia il taglio da 256 che quello da 512, quindi se dovessi andarlo a acquistare andate sul 512, che è meglio visto che costa uguale. Se lo si va a comprare nel momento che non è in sconto, tecnicamente lo si va a trovare a 699 euro. Secondo voi il prezzo di questo tablet com'è? Fatemelo sapere sotto nei commenti naturalmente. Personalmente lo trovo un device perfetto per qualsiasi genere di utilizzo, maggiormente per studio o lavoro. L'unica pecca che ho trovato, ripeto, è il display, che mi sarei aspettato un bel AMOLED magari con un antiriflesso, e qui sarebbe stato davvero un tablet perfetto per chiunque. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di lui. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e condividerlo magari per chi può
essere interessato a questo tablet, in descrizione naturalmente trovate un bel articolo dedicato su di lui, vi lascio anche il link a Amazon se magari volete andarlo a acquistare, così sostenete il canale in maniera completamente gratuita, e ci vediamo qui sul canale con nuovi contenuti video. Ciao ragazzi!